Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo un'altra volta nell'orto e siamo in estate ed è il momento di preparare l'orto autunnale, no? Di piantare le cose che andremo a mangiare in autunno e in inverno, e quindi ho chiesto l'aiuto di Pietro di Orto da Coltivare, che ci dà un pochettino dei consigli. Grazie Benedetta, è sempre un piacere essere qui con te. Perché praticamente se abbiamo un orto, la fortuna di avere un orto in campagna come questo, oppure vogliamo fare un piccolo orto sul terrazzo utilizzando dei vasi, possiamo farci in casa la verdura per tutto l'anno. Assolutamente, proprio così. E le cose che vi faremo vedere oggi vanno benissimo anche per vasi, magari profondi una quarantina di centimetri, dei bei vasi, ma va più che bene da fare anche sul terrazzo, anche per le invernali. Ed è una cosa, Benedetta, che di solito sul terrazzo purtroppo non si fa. Invece ci accontentiamo dei pomodori. Vogliamo anche i cavoli noi. Quindi cominciamo con la preparazione del terreno. Proprio così. Il vero tesoro è qua sotto. Se abbiamo cura del suolo, anche le piante andranno molto bene. E queste cose valgono anche, appunto, come abbiamo detto prima, se volete fare un piccolo orto sul terrazzo, sul balcone. Quindi stessi principi. Assolutamente. Allora Benedetta, qua partiamo da un terreno pulito, altrimenti avremmo tolto le erbe selvatiche, quindi o con una zappa, col decespugliatore, a seconda della situazione che abbiamo. Il passaggio successivo è ammorbidire il terreno vangando o arieggiando. In questo caso noi faremo un'arieggiatura con la forcavanga, dopodiché dovremo sminuzzarlo in modo che sia sufficientemente friabile per fare il trapianto. Presentiamo l'attrezzo. È la forcavanga. Sai Benedetta, questo è uno dei miei attrezzi preferiti. Anche il mio. Grande, ci siamo trovati, perché fa sia da vanga che da forca e ci aiuta a lasciare il terreno con la sua stratificazione naturale, perché una cosa che non si sa è che il vero nutrimento è nei primi 10-15 centimetri, quindi se noi li lasciamo a posto le piantine godono. In un vaso, se ci avete un vaso, utilizzate una zappetta, no? Esatto, per arieggiare il terreno. Allora fammi vedere se faccio bene. Benissimo, si butta giù, esatto, dopodiché si va avanti e indietro e creiamo un passaggio d'aria che arriva fin sotto dove ci saranno le radici. Bravissima Benedetta, alla grande. Ok, abbiamo arieggiato il terreno. Sono stata brava. Bravissima sei stata, grande. Si vedeva che l'avevi già fatto, eh? E adesso che facciamo? Adesso dobbiamo andare ad applicare una delle leggi fondamentali dell'agricoltura ecologica e naturale, ovvero andiamo a nutrire il suolo. Si dice, Benedetta, che per nutrire le piante bisogna nutrire il suolo. È un concetto un po' interessante, eh? E come lo andiamo a fare? Abbiamo qua del buonissimo compost maturo, compost di lombrico, come vedi non puzza neanche, non sporca, è una meraviglia. E andiamo a darlo adesso tra l'arieggiatura o la vangatura, se avessimo vangato, e l'affinamento, proprio per il concetto che deve rimanere un pochino a galla, un pochino in superficie, nei primi 10 centimetri. Se invece lo diamo prima di vangare, lo buttiamo completamente sotto, le piante fanno un po' più fatica ad arrivarci. Quindi lo spargiamo e poi andiamo ad arieggiare. Lascio fare a te? Vai, ci provo. Vai. Dimmi tu quante ne devo mettere, perché non è che so proprio. Guarda, giusto che si veda uno straterellino marrone, così è perfetto. Abbiamo distribuito questo humus di lombrico, ma si trova facilmente se uno lo volesse acquistare? Si comincia a trovare abbastanza facilmente, sicuramente online, ma anche nei garden, nei consorzi agrari, così si comincia a trovare. E lo troviamo nei sacchettini? Sacchetti piccoli anche da 5-10 kg, chiedendolo anche in quelli grossi da 20, ma dipende se uno ha proprio l'orto grande a casa. La cosa fondamentale, il concetto di base, è tutti gli anni portare sostanza organica al suolo, perché quello è il dar da mangiare al suolo che dicevo prima. Può essere il compost che vi fate in casa, può essere lo stallatico pellettato, il letame, quello che si compra in chips, oppure altri sistemi. L'importante è portare sostanza organica tutti gli anni, meglio 2 volte l'anno se possibile. Un po' di nutrimento al terreno. Proprio così. E adesso cosa facciamo? A questo punto andiamo a rendere il suolo ancora più fine per avere la vita più facile quando andiamo a trapiantare. Quindi usiamo questo attrezzo, vecchio come il mondo. Il rastrello. Il rastrello, va bene? Andiamo ad affinare, in questo modo mescoliamo anche l'humus al suolo. Vai, lascia a te di nuovo. Ecco l'arma. Eccole qua, le nostre piantine. Allora, quali sono le varietà che si piantano in estate per averle poi dopo in autunno e in inverno? Allora, quelle proprio tipiche sono i cavoli e i finocchi, sono i re dell'orto autunnale. Poi abbiamo anche il porro, abbiamo la cicoria, abbiamo alcuni radicchi,
tanti tipi di insalate che resistono un po' di più al freddo, per cui abbiamo una grandissima varietà. Quindi in questo caso abbiamo il cavolo nero, il finocchio, la cicoria e i porri, e sono tutte piante che potete mettere anche sul balcone, nei vasi, che vengono bene. Come si trapianta? Dobbiamo tirar fuori la piantina dal suo alveolo e la prima cosa che facciamo è pressare leggermente attorno al pane di terra, si chiama, che è la terra che c'è dentro il vasettino. Si pressa, poi si prende la piantina dal colletto e si tira su. E voilà! Eccola qua. Se va tutto bene abbiamo delle radici belle bianche, vuol dire che sono in salute. Quando sono giallognole, marroncine, più o meno, in questo caso sono bellissime, sono perfette. A questo punto, Benedetta, si tratta di fargli un pochino il solletico a queste radici, perché vediamo che sono riunite in fasci e rischiano poi di non allargarsi velocemente nel suolo. Quindi basta muoverle con le dita e portarle un pochino fuori dal pane di terra. Allora dimmi Pietro, se faccio un errore faccio bene a fare così. Io di solito tiro fuori tutte le piantine dai contenitori, allargo un pochettino le radici e appoggio direttamente sul terreno per prendere bene le distanze. Quindi questo è il cavolo nero, non so tu a quanto lo metti di solito? Ad una quarantina di centimetri, e ti confermo che fai benissimo, perché hai l'occhio su dove fare le buchine, e le piantine, fra l'altro, se le metti volendo anche la sera prima, si adattano alla situazione in cui si troveranno. Ok, quindi sistemo le mie piantine più o meno a 40 cm di distanza per piantare. Però Benedetta, aspetta un attimo, perché mi sono scordato una cosa. Prima dobbiamo mettere la pacciamatura naturale, ovvero... Io di solito la metto dopo, no? E questo allora è un piccolo segreto che ti svelo. Si mette dopo quando si semina, perché semini, fai crescere le piantine e poi metti la pacciamatura. Quando trapianti è molto comodo metterla prima. E oggi la faremo con la paglia e con un bel telo di juta. Eccola qua, abbiamo portato un bel po' di paglia. La cosa importante è che sia un bello strato di 5-10 cm, in modo che davvero mantenga l'umidità e non faccia crescere le erbe selvatiche. Ecco fatto. A questo punto, per trapiantare, andremo a farci la buchina e metteremo la piantina direttamente, così rimarrà già protetta e al suo posto. Allora, l'altra tecnica che vogliamo mostrare per la pacciamatura è questa, con un bel telo di juta. E adesso mostreremo come trapiantare in questi due casi. Allora, per la paglia è molto semplice, andiamo semplicemente a aprire nel punto in cui vogliamo mettere la piantina, a fare la buchetta. Ecco qua, mettiamo giù la piantina e ricopriamo. Andiamo avviciniamo la paglia anche. E avviciniamo la paglia, pigiamo leggermente la terra in modo che le radici si sentano sostenute. Il livello della terra del vaso deve andare allo stesso livello del suolo che abbiamo. Il colletto, bravissima, poi termine tecnico. Qui sarebbe, no? Il colletto della pianta, esatto, cioè dove la pianta esce dalla terra, proprio lì. E avviciniamo la paglia. Perfetto. Questa la paglia protegge anche un po' dal freddo, no? Se nel caso. Assolutamente, fa da isolamento termico per il freddo, per il caldo, porta comunque sostanza organica perché poi marcendo rimane lì e porta nutrimento al suolo. Se abbiamo difficoltà a trovare la paglia, possiamo utilizzare anche altri materiali come lo sfalcio del prato, per esempio, oppure dei teli. In questo caso abbiamo questo telo di juta che si trova anche abbastanza in commercio, oppure altri teli di recupero. Basterà aprire il buchino nella posizione dove va la piantina. Molto semplice. Quindi qua, per esempio, ci possiamo mettere la cicoria. Proviamo ad aprirlo, in questo caso si fa bene anche con le mani, altrimenti con una forbice o un coltello. Cicoria a distanza? Vicina, vicina, 20 cm, bravissima. Distanza tra i finocchi? Per i finocchi diciamo anche lì una 20-30 di centimetri. 25, se fa 20-25, cioè. Allora io di solito però quando faccio finocchi non metto la pacciamatura perché ogni tanto li rincalzo. E va benissimo, infatti al finocchio piace essere rincalzato, ma possiamo farlo anche con la pacciamatura, sia riavvicinandogli la pacciamatura che spostando un po' di terra. Con la paglia si riesce bene. Ok, a questo punto a chi tocca? Tocca ai porri. L'unica particolarità può essere questa, possiamo metterli un po' più profondi perché se hanno qualche centimetro di terra sopra il colletto rimangono meglio, vengono più bianchi. Amano stare sottoterra protetti. Quindi una buca un pochettino più profonda. Distanza tra i porri come per i finocchi? Loro possono stare anche un po' più vicini volendo, perché si sviluppano in altezza, quindi io li metto anche a 15 a volte, 15-20 cm. Devo aprire un'azienda agricola, io e te, Benedetta.
Ok, noi abbiamo fatto un pezzettino di orto, saranno un paio di metri, quindi si può anche rifare in casa, riproducibile anche in casa. Le piantine le trovate facilmente nei garden center, l'attrezzatura lo stesso. E abbiamo messo le piantine a dimora, le abbiamo messe noi nell'orto, voi potete tranquillamente farlo a casa sul balcone. Le abbiamo messe a dimora in estate, quindi in questo periodo vanno innaffiate molto di frequente, perché altrimenti sono piccoline, molto fragili, e se le lasciamo lì e le trascuriamo rischiano che possano morire, seccarsi. Tra l'altro la prima innaffiatura è davvero utile e importante perché ammorbidisce il primo impatto delle radici con la nuova terra, aiuta le radici ad attecchire subito. Ok, abbiamo fatto, abbiamo messo a dimora l'orto autunnale. Esatto. Grazie Pietro per tutte le informazioni che ci hai dato. Grazie a te Benedetta. Davvero. Se avete domande o suggerimenti scriveteli sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!